Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale di YouTube, attivate anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, oggi parliamo di una questione che ormai è imminente, ok? Perché qui veramente ci stiamo avvicinando alla velocità della luce. Cosa succede? Succede che in questi giorni moltissimi di voi mi state scrivendo dei messaggi sotto i video per chiedermi come e quando arriva il rimborso del modello 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ebbene sì, proprio da loro che sono sempre a chiederci i soldi a noi. Così cosa ho deciso di fare? Ho deciso di spiegarvi molto brevemente in questa parte del video come controllare il pagamento del rimborso direttamente online, ok? Comodamente da casa, senza dover andare in ufficio a vedere i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, ok? Intanto vi dico subito che questa piccolissima guida può andare bene per tutti coloro che hanno fatto il 730 senza indicare il sostituto di imposta. Quindi, per capirci, non hanno indicato per esempio il proprio datore di lavoro oppure l'INPS come soggetto pagatore, ok? Per queste persone il pagamento del rimborso viene fatto direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Adesso vi spiego. E di solito arriva a partire da 6 mesi, ok? 6 mesi. 6 mesi da quando? 6 mesi dalla trasmissione, attenzione, trasmissione della dichiarazione. Quindi, facendo un rapido calcolo, di solito se ne parla a dicembre e tra dicembre e marzo dell'anno successivo, sempre che la dichiarazione sia stata inviata a giugno, perché voi dovete calcolare 6 mesi, tipo 6 mesi da giugno, perché se fate 6 mesi da luglio, la menata va avanti, ok? Ovviamente, come dico sempre, il rimborso viene pagato direttamente sul conto corrente della persona, perché lo sapete, gli enti statali non pagano mai in contanti, cioè non c'è il tizio dell'Agenzia delle Entrate che ti bussa alla porta e dice tieni, qua ci sono i tuoi soldi. No, non funziona così, ok? Quindi di solito o assegno, bonifico, vaglia, insomma i sistemi sono quelli. E allora, per controllare il rimborso, per adesso ovviamente bisogna entrare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate utilizzando i soliti sistemi SPID, CIE, CNS, CIC-CIUC e SPIC e SPAN. Tra l'altro, apro una parentesi, mi pare di aver letto da qualche parte che non c'è solo più lo SPID, la CIE e la CNS, ma c'è anche un altro sistema nuovo che non ho mai visto prima. Adesso poi devo indagare, è una cosa, non l'ho mai vista, un nome strano. Sì, quali cose cambiano dalla mattina alla sera, tu caschi dal pero come così, no? Cioè, è una cosa nuova, un'altra sigla nuova, mai vista prima. Devo indagare e poi vi farò sapere. Comunque, torniamo a noi. Se dentro l'apposita sezione dedicata ai rimborsi trovate scritto a breve sarà emesso l'ordinativo di pagamento, vuol dire semplicemente che il pagamento del rimborso molto probabilmente inizierà ad arrivare dal mese di dicembre in avanti, ok? Quindi loro i soldi li vogliono subito entro 30 giorni, però per pagare ci vanno 6 mesi, più o meno, Infine volevo anche ricordarvi quali sono le soglie di pagamento, perché queste informazioni possono esservi utili a capire quando potrebbero arrivare i rimborsi. Quindi facciamo due distinzioni, più o meno di 1000 euro. Se in contanti, contanti per modo di dire, comunque se ritirate i contanti per importi inferiori a 1000 euro, la persona riceverà un invito ad andare a ritirare il rimborso in un ufficio postale.
Se invece l'importo supera i 1000 euro, allora la persona riceverà un vaglia dalla Banca d'Italia e allora in questo caso i tempi, ve lo dico, anche qua si allungano ancora di più perché c'è tutta una procedura da seguire per quanto riguarda i vaglia. Quindi a questo punto, per fare prima, se non avete problemi di conti correnti o cose varie, vi consiglio di andare all'Agenzia delle Entrate di persona o di farvelo fare da un CAF e di aggiornare i vostri dati comunicando all'Agenzia delle Entrate il vostro numero IBAN, così che i soldi vi possano arrivare, diciamo, un po' prima del tempo senza problemi, perché loro vi fanno l'accredito direttamente sul conto corrente. Cambiamo argomento e stiamo sempre in discorso di conto corrente. Perché? Perché c'è una cosa che volevo dirvi. Allora, partiamo dal fatto che visto il brutto periodo economico in cui ci ritroviamo e che forse dall'ultimo dopoguerra la situazione è simile, no? Cioè, passati 70 anni, ma... Comunque, visti i rincari, aumenti, spese, bollette in questi ultimi 3 anni, sinceramente diciamo che riuscire a risparmiare qualche soldo in più non fa poi schifo, soprattutto qualche soldo sul conto corrente, non fa male. E così oggi ho deciso di spiegarvi un'agevolazione che le banche e le poste non dicono mai, ma che in realtà esiste e tra l'altro si può tranquillamente utilizzare. Vi parlo del conto corrente a zero spese o zero costi, che attenzione non è, tra parentesi, non è quella cosa che ogni tanto vedete in pubblicità, apri con noi il conto corrente a zero spese, no, è un'altra cosa ancora che non c'entra niente con quel discorso di marketing pubblicitario che vedete in televisione, radio, internet e company, ok? E questa cosa qua vale per tutti coloro che hanno un ISEE basso e un reddito sotto determinate soglie, quindi è una cosa ancora diversa. Tra l'altro la cosa bella è che questa agevolazione è valida sia per le persone che per i pensionati. Quindi dovete sapere che gli istituti di credito, banche e poste o chi che sia per essi, quindi istituti di credito già la parola, propongono dei conti correnti base con agevolazioni particolari. E allora sapete perché lo fanno? Lo fanno non perché ci hanno scritto in fronte Madre Teresa di Calcutta, opera pia, opera benefica, Lo fanno perché questa cosa è prevista dalla legge. E quindi allora facciamo un esempio. Prendiamo ad esempio la posta, un a caso, Però fate attenzione che questo video non è stato sponsorizzato dalla posta, ok? Non sponsor. Allora, qui c'è la possibilità di avere il conto corrente base, che è conto di base Banco Posta, conto di base Banco Posta, che offre servizi essenziali di incasso e di pagamento, ma non solo, perché il conto corrente include anche una carta PostePay e un determinato numero di operazioni incluse. Quindi vediamo quali sono le due versioni che offre la posta. Ripeto, non è sponsorizzato, ne ho presa una a caso perché la posta è quella più utilizzata. Molto semplicemente, non si offendano le altre banche, ok? Capito YouTube? Se la prima è la versione standard che prevede un canone di 30 euro, se nel frattempo non l'hanno cambiato, con l'eccezione dei clienti con ISEE inferiore a 11.600 euro, per il quale il canone è gratuito e non è nemmeno prevista quell'odiosa imposta di bollo dovuta per legge di 34 euro e spicci all'anno, ok? Perché oltre ai costi della banca e a quello che è la gestione, lo Stato si puppa pure 34 euro e spicci all'anno, giusto così per ringraziarci. Poi c'è la seconda versione pensionati, che è rivolta ai titolari di trattamento pensionistico, fino all'importo lordo
annuo di 18.000 euro e prevede un canone annuale gratuito con alcune tipologie di servizi e un numero fisso di operazioni. Attenzione, ascoltate bene quello che dico e che ho detto. Tutti quelli che vogliono aprire un conto di base esente da spese devono non essere titolari di altro conto di base. Ovviamente, se no non è che quelli stanno lì a regalarvi i soldi, Attenzione, i regali li facciamo noi a loro, ma non loro a noi. Primo. Secondo, avere un ISEE valido, inferiore a o 11.600 euro, oppure che sale a 18.000 euro solo se si è pensionati, ok? Poi le soglie ISEE 11.600, 18.000 ovviamente potrebbero cambiare. Adesso questo qua sono informazioni di qualche tempo fa, nel frattempo magari hanno cambiato le cose, Attenzione. Comunque, per richiedere questa agevolazione basta semplicemente andare in banca o in posta e chiedere di aprire un conto corrente di base con un conto corrente a zero spese. Ovviamente, lo sapete, ci sarà da presentare della documentazione, della carta, fotocopie, email, documenti, le solite menate che già conosciamo, che servono proprio per attestare di essere in possesso dei requisiti. Ma di questo comunque vi consiglio di chiedere maggiori informazioni alla banca e alla posta, ok? Quindi io vi ho dato il là. Poi tutto il resto dovete chiederlo direttamente a loro, perché sono loro che vi aprono il conto corrente, quindi sono loro che hanno bisogno dei vostri documenti. Quindi chiedete a loro e fate molto prima. Poi, prima di concludere, vi ricordo che qui sotto nella descrizione del video vi ho lasciato il collegamento al mio sito internet ufficiale, l'unico e originale. Mi raccomando, non ce ne sono altri, quello unico ufficiale è quello che vi ho lasciato qui sotto in descrizione del video. Quindi andate lì, aprite la descrizione, primo collegamento, quello è il mio sito internet. Da lì si parte per avere tante agevolazioni, ok? Agevolazioni. Mi raccomando, ricordatevi che tutte le volte che cambia qualcosa, aggiungo, metto, lo faccio tramite il sito internet, ok? Quindi qualunque cosa la trovate aggiornata sul sito internet. Tra l'altro poi se volete entrare in chat, dovete entrare in chat, trovate il collegamento sul mio sito internet, c'è la chat su Telegram, lì si può scrivere, domandare, rispondere, ricevere risposte, eccetera, eccetera. E poi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram e anche lì trovate il collegamento sul sito. Quindi seguitemi anche su Instagram. Mi raccomando, vi aspetto sia in chat che su Instagram, ok? Bene. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!